No, vabbè, non è vero. Non è vero. Mi sento come Fantozzi alla partita di tennis. Filini fissò il campo da tennis per la domenica più rigida dell'anno. Non si vede nemmeno il semaforo. Volevo farvi vedere questa cosa qua. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Purtroppo non belle notizie. Una volta che devo girare io, guardate che tempo che c'è. Comunque, come promesso nello scorso video, sono qui per provare la Yamaha R3 del Team BR Corse, con il quale facciamo correre il nostro Mirko Gennai al Mondiale Supersport 300. Vi faccio vedere come io e Andrea abbiamo deciso di allestire la moto. Andiamo! Allora, partiamo con l'accendere la moto, perché questo tipo di moto non vengono mai accese senza fare quello che si chiama oil precharge, ovvero il precaricamento dell'olio. Siccome sono dei motori abbastanza tirati a livello di tolleranze, è buona abitudine fare quello che si chiama oil precharge. Infatti qua nel cruscotto possiamo vedere tutte le opzioni. Questa è la modalità race, ovvero quella che si usa quando si guida. Qua warm up, quando si accende la moto per scaldare, per vedere tutti i parametri. Qui è per vedere tutte le impostazioni che abbiamo abilitato, PS, l'anti-jerk, se il cambio elettronico funziona, se la lambda è accesa oppure no. Qui abbiamo i giri, quando li prende c'è l'elenco di tutti i giri. Questa è la schermata dyno, come dice la parola, è per il banco prova e dà dei valori che servono prevalentemente sul banco prova, quindi c'è la posizione del TPS, la lambda per fare le mappature e la temperatura del motore ben visibile. Poi andiamo in settings, impostazioni. Qua vedete che possiamo cambiare il rapporto va sempre scritto nella centralina. Come vedete noi adesso siamo rapportati 18-52 per una questione di gestione del freno motore. Per fare invece quello di cui vi ho appena parlato, ovvero l'oil precharge, qua abbiamo il menu a tendina di 0 reset e ci apre una finestrella dove possiamo fare l'azzeramento dei potenziometri delle sospensioni, quello che vi ho già fatto vedere in uno scorso video, che è il fuel tank drain, che è lo svuotamento del serbatoio, quindi aziona solamente la pompa della benzina per svuotare e fare i conti della benzina. L'oil precharge adesso noi lo attiviamo e spesso e volentieri si sente qualcuno che dice: oh, non parte la moto. In verità questa operazione è l'operazione che si fa per precaricare l'olio e poi successivamente accendere il motore. Come è uscita dall'estoril, non è stato toccato assolutamente niente. Benzina, panta, esattamente come nel mondiale, non cambia niente. Olè. Un'altra cosa molto importante che non fa mai nessuno è quello di fare benzina dalla parte opposta alle termocoperte. Si sono viste scene di gente che fa benzina, gli cade la benzina sulla corrente e prende fuoco tutto, quindi fateci caso, quando fate benzina fatela dal lato opposto dove c'è la presa delle termocoperte. Allora, visto che la nebbia non ci dà tregua, sfruttiamo questo tempo e vi parlo un po' di come io e Andrea abbiamo costruito la moto e di qual è il processo che porta una moto dal concessionario alla griglia di partenza del mondiale Superbike Supersport 300. La moto è una moto tranquillamente acquistabile presso un normalissimo concessionario Yamaha. Noi in questo caso andiamo da Yamaha Motor Times, al quale ci affidiamo per comprare tutte le nostre moto. Una volta comprata la moto viene portata in officina e che cosa succede? Semplicemente non si smontano i pezzi originali e si montano tutte le componentistiche che poi verranno utilizzate, ma c'è un lavoro molto lungo che viene svolto. Questo lavoro molto lungo consiste semplicemente nello smontare completamente la moto e metterla a telaio e mandare a controllare anche il telaio. Queste sono moto, qualsiasi moto costruita di serie e non un prototipo, escono fatte appunto in serie e hanno un regime di tolleranza, quindi
spesso e volentieri non sono tutte uguali, anche se la moto è esattamente la stessa. Anche qualche grado o millimetro di differenza fra un telaio e l'altro esiste, quindi è bene controllare il telaio e far sì che rientri nella fiche di regolamento del campionato che si andrà a correre, in questo caso il mondiale Superbike Supersport 300. Allora, visto che la nebbia non molla, ho deciso di entrare lo stesso. Facciamo 2 giri a vedere com'è la pista. Era fradicia stamattina dall'umidità. Adesso un po' di moto hanno cominciato a girare, quindi vediamo se è praticabile. Fa molto molto freddo, ci saranno 5 gradi. Questo commento era assolutamente fuori programma. Prima di chiamare Andrea per dirgli cosa ne penso, volevo condividere con voi il pensiero che moto della Madonna che abbiamo fatto. Sono contentissimo. In più, io la moto l'avevo solo provata a Castelletto di Branduzzo durante il rodaggio con le sospensioni di serie e il motore ovviamente il rodaggio. Buonasera. La cosa impressionante è quanto si comporti come una moto grande. È facilissima a scendere in piega, è velocissima e si guida anche quasi come un mini 600. Infatti se vediamo le gare della Supersport 300, i più veloci in alcune staccate molto importanti mettono addirittura di traverso la moto, la frenano e ripartono come se fosse una moto di grossa cilindrata. Il motore rispetto a quando l'ho provato ovviamente in rodaggio e rispetto a tutte le altre R3 standard cambia tantissimo, fa un sacco di giri in alto e allunga tantissimo. Adesso speriamo che si apra un po' il meteo perché non è dei migliori, il grip non è il massimo, è un po' umida in alcuni punti, però si gira tranquillamente. Certo che se asciugasse un po' gioverebbe il piacere di guida. Ora il terzo turno. Comunque è impressionante come non siano stancanti queste moto. Ho fatto adesso 2 sessioni da 20 minuti e sono tranquillissimo. La differenza grossa rispetto alle grandi cilindrate è che si passa molto meno tempo in frenata, che è la cosa che stanca molto. Comunque vi ricordate quando vi dicevo che nel mondiale Superbike, siccome dobbiamo utilizzare un solo treno per le 3 free practice del venerdì e la terza, quella del sabato mattina, deve essere molto bravo il team a saper gestire la gomma? Perché oggi sono partito con gomma nuova e ho fatto 2 sessioni. Comincia già a strappare la gomma. Succede quello che si chiama cold tearing, ovvero questo leggero strappo
lungo quello che è la fascia di utilizzo, che è questa e che viene chiamata comunemente drive, che è diciamo la parte nel quale noi con il gas guidiamo la moto, e in generale è questa. Per farvi vedere la moto invece ho preferito venire qui in officina perché a Cremona c'era troppa confusione, le moto che passano, non si sente niente, ed in più avevo la necessità e volevo scarenare la moto per farvela vedere a nudo. Per quanto riguarda i motori, anche quelli sono fatti in casa by BR Corsi, o meglio è Andrea che ci mette le mani. Montiamo come da regolamento il kit GYTR che comprende gli alberi a cam, i cornetti, i pistoni ed altre parti racing, e successivamente andiamo sul banco ad affinare la messa a punto del motore. Qua come potete vedere queste sono le punzonature del motore che vengono applicate in fase di verifica tecnica della moto, per evitare che qualcuno faccia il furbetto e manometta il motore. Protezioni dei carter GB Racing. Lo scarico invece è uno Spark completo in titanio. Alla ciclistica abbiamo delle sospensioni Öhlins Andreani e la cartuccia è una Nix 30. L'ammortizzatore sempre Öhlins Andreani. Purtroppo per via del prezzo calmierato, quindi c'è un limite di costo alle sospensioni nel nostro campionato, non possiamo utilizzare la tecnologia TTX. Da quest'anno ci è stato anche deliberato l'utilizzo del precaricatore idraulico, mentre l'anno scorso c'era ancora la vecchia ghiera che bisognava fare a mano. L'impianto frenante deve rimanere esattamente standard, infatti vediamo la pompa standard, utilizziamo una leva aftermarket con un'impugnatura leggermente migliore dell'originale, mentre l'impianto è fatto da noi con dei tubi DASA, il nostro fornitore storico. Questo è un 3 vie e serve a dividere l'impianto in maniera che sia più veloce da sostituire in caso di caduta. Qua abbiamo il sensore di pressione che va all'acquisizione dati e ci indica quanto schiaccia il pilota il freno, e poi la parte inferiore che va alla pinza del freno. Il disco è un Brembo da 300 mm. Le pastiglie che utilizziamo sono delle normalissime Brembo Z04 che si usano anche sulle moto più grandi, e devo dire che la frenata è ottima. L'impianto di raffreddamento invece comprende radiatore standard più radiatore aggiuntivo con i relativi tubi siliconici e i loro raccordi in ergal. Le nostre carene sono rigorosamente plastic bike. Tutta la componentistica invece per quanto riguarda gli accessori è Walter Moto, come tappo del serbatoio, i semimanubri e le pedane. Leva della frizione Domino, così come il gas rapido XM2. La frizione è una STM che purtroppo non posso farvi vedere perché tutte e due sono montate sui relativi motori. Per i rapporti invece abbiamo pignoni e corone Gandini con tanto di personalizzazione. E per concludere, i famosi 2 GPS dei quali mi avete sempre chiesto durante i video del campionato. Sono 2 perché lavorano separatamente. Uno lavora con l'acquisizione dati che è 2D, mentre l'altro lavora con la centralina della moto Solo Engineering. Questo è il nostro cablaggio di scorta che ho utilizzato per farvi vedere che cosa viene montato sulla moto, ed è il cablaggio che ci viene fornito da Solo Engineering, dedicato per la centralina Mectronic. Il montaggio è molto semplice perché abbiamo indicato con questi piccoli adesivi che cosa sono i vari connettori. Questo è l'accensione, il potenziometro della forcella, le linee CAN per l'acquisizione dati, questo è lo spinotto per la strumentazione e via dicendo per il codone e tutti i vari sensori, mentre questi invece sono gli spinotti della centralina. L'acquisizione dati invece, come potete vedere, è nascosta all'interno del telaietto anteriore, che non è il suo originale ma bensì un Febur in alluminio. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Per gli appassionati del cronometro, e in quanto giri a Cremona, ho girato in 1.37 780 con tutte le scuse del caso, faceva freddo, c'era traffico, c'era la luna piena. In più, riguardando i dati, mi è venuta in mente una cosa, quindi vi lascio con 2 richieste. Uno, like, iscrivetevi al canale, tutte quelle pallose cose lì, la campanellina, ahimè. La seconda è, fatemi sapere nei commenti se vi interessa un video in cui vi faccio vedere quali sono le cose più importanti dell'acquisizione dati, che erroneamente viene chiamata telemetria. Ciao!